Ciao e benvenuti in un nuovo video. Come avrete dedotto dal titolo, oggi parleremo di GoPro ed in particolare di GoPro 8 e GoPro Max. Eccole qua. Allora, io conosco molto bene GoPro 8 perché la uso già da molto tempo, mentre GoPro Max, molto nuova, l'ho usata solo un paio di volte, sto cercando di prenderci la mano, ma con queste due telecamere potete fare delle cose assurde. Sono due camere che hanno un potenziale esagerato. Oggi vi voglio far vedere più che altro come sono fatte loro due, come le utilizzo, i vari settaggi e di mount per tirar fuori dei contenuti belli e di alta qualità con la bici. Direi che quindi non c'è tempo da perdere, andiamo subito a vedere cosa possiamo fare di questi due giocattolini. Eccoci qua, siamo a Didiland, qua vi posso far vedere un po' di mount e di settaggi sulla bici che abbiano un senso per quando si salta. Poi vedremo di fare anche qualcos'altro con la bici enduro. Ma cominciamo subito intanto parlando dei setting della GoPro. Quando filmo io utilizzo generalmente due 7K a 30-60 frame, dipende se ho la GoPro sul casco e sto saltando oppure se sto usando questa GoPro per fare i vlog. Questo per avere del video in alta qualità, mentre se per voi i video servono per Instagram, per i social in generale, basta comunque filmare anche a 1080 perché è già HD. Cerco di cambiare la velocità dei frame perché un video 60 frame occupa più spazio rispetto a una 30 frame. Poi generalmente se devo fare delle clip per Instagram filmo in 4/3 con la GoPro che sia dritta o anche in verticale, quindi riusciamo a filmare in maniera più simile a quello che è il formato verticale di Instagram, così che quando andiamo in post produzione poi non venga tagliato troppo da quello che abbiamo filmato effettivamente. GoPro vi dà anche la possibilità di cambiare l'ottica in maniera elettronica in 4 modalità, ovvero stretto, lineare, ampio e super view. Da fare attenzione però che in queste 4 modalità non si possono usare tutti i setting. Ad esempio in super view non si può usare l'hyper boost per la stabilizzazione, mentre la si può usare in campo lineare. Benissimo, dopo questa infarinatura iniziale direi che è ora di prendere la bici, iniziare a provare alcuni mount e farvi capire quali sono i setting giusti da utilizzare per avere la qualità massima nelle vostre riprese. Andiamo. Mi sono preparato qui diversi mount che voglio provare oggi, un po' ufficiali, un po' no, ma direi che cominciamo subito con la GoPro sul casco e vi faccio vedere un po' cosa ne esce. Via. Va bene, allora come primo giro iniziamo GoPro 27K a 60 frame super view. Let's get it. Come potete vedere abbiamo una visuale ampia del manubrio e di un pezzo di bici, però comunque coperto da una parte del casco perché il mount non può essere posizionato troppo avanti su questo tipo di casco. Essendo che col casco integrale avete una stabilità maggiore, potete posizionare la GoPro più avanti, come vedete. Mentre sul casco normale la scodella è posizionata quasi in centro, quindi ora vi faccio vedere con la GoPro posizionata qui come viene rispetto all'altro casco. Va bene, come avete visto avrei potuto abbassare ancora di più l'angolo della GoPro così da avere una visuale migliore ancora della bici, ma dopo non avrebbe avuto più senso perché avremmo perso l'orizzonte, quindi i salti di fronte a noi. Per questo ora vi farò vedere che differenza c'è tra il mount normale così e posizionare la GoPro in verticale con un differente setting. Per fare questo utilizzerò questo mount che mi ha preparato il mio amico Conco, ancora in fase di elaborazione, e lo andrò a mettere sempre qua sotto la letta. Ora in un minuto ho sostituito il mount, ora cambierò i settaggi perché per la ripresa in verticale utilizzo sempre 2.7K ma in 4/3 perché così allarghiamo leggermente la ripresa in alto e in basso, ma girandola poi diventerà a destra e a sinistra. Quando passiamo dal formato normale a 4/3 non possiamo più utilizzare il super view, ma questo non è un male perché così senza super view abbiamo comunque un'angolatura ampia e possiamo anche utilizzare l'hyper boost. Allora metto su, vediamo un po', dovrebbe essere giusto così. GoPro a posto, direi che possiamo andare a provarci questa inquadratura.
prima di metterci a fare pazzie coi mount dobbiamo provare l'ultimo classico, ovvero chesty mount. Semplicissimo da indossare, GoPro si mette col mount normale, importante non metterla dritta, perché se voi ci pensate quando siete in bici siete più o meno in questa posizione, quindi l'angolo esatto è più o meno questo, poi dipende se volete filmare più il vostro corpo e quindi il viso oppure più il manubrio e il suolo. Per essere certi basta collegare la GoPro al telefono con la GoPro app e vedete l'angolo che preferite. Va bene signore e signori, è arrivato il momento di fare un po' di peripezie e provare questi mount homemade, e per fare questo passerò alla GoPro Max, perché ho già testato questi mount con la GoPro 7 che è molto simile alla GoPro 8, ma ogni volta nelle inquadrature manca sempre un angolino, sempre un qualcosina. Per questo con la GoPro Max posso prendere tutto a 360 gradi e non preoccuparmi dell'angolatura della camera, perché andrò poi a sistemarlo in post produzione. Va bene, tanto per cominciare direi che possiamo provare il mount unicorno, sempre offerto da Conco. Questo va usato col casco integrale perché altrimenti balla troppo, diventa inutilizzabile sul caschetto. Io per renderlo più stabile l'ho fatto con 2 punti di ancoraggio. In questo caso c'era già il mount del casco, ma basterebbe mettere 2 adesivi. Per usare questo tipo di mount basta montare la GoPro Max così, tenerla allineata al mount perfettamente dritta, così da farlo scomparire nelle riprese, e siamo pronti. In questo caso lo metterò orizzontale perché abbiamo una situazione di luce un po' così, nel senso che la luce qui è sulla destra mentre a sinistra non c'è niente e noi andiamo in questa direzione sui salti. Mentre in un'altra situazione, ovvero nel caso in cui fossimo in un bosco e continuiamo a girare su un trailer, vi consiglio di metterla in verticale utilizzando questo supporto che ruota di 90 gradi la camera, così da avere le stesse condizioni di luce sulla lente di sinistra e di destra. Sulla GoPro Max abbiamo molti meno setting, infatti si può scegliere tra filmare in 360 oppure filmare come con una GoPro normale, e alcuni formati ma molti meno rispetto alla GoPro. Ora sto filmando in 360 perché voglio prendere l'angolo migliore che desidero e quindi lo andrò poi a scegliere in post produzione. Infatti questo è quello che potete vedere adesso. Ah, e giusto per farvelo sapere, la stabilizzazione sulla GoPro Max è la perfezione, ma facciamo subito un bel giro. Un punto negativo di questo mount è che dovete stringere molto bene il casco, altrimenti dopo qualche salto ve lo troverete così e non riuscirete a vedere un bel niente, però non è così fastidioso. Va bene, direi che possiamo andare avanti con i prossimi mount. Il prossimo mount non vedo l'ora di provarlo perché l'ho inventato un po' di tempo fa. L'ho provato con la GoPro 6, la GoPro 7, ma mai con la GoPro Max, ed ogni volta che facevo delle foto mi mancava sempre un angolino, ed è questo, il fork mount, che andrò a montare esattamente qui dove ci sono gli attacchi per il freno anteriore e la GoPro a questa estremità. Ecco qua, il mount è pronto con la GoPro Max. Adesso vi faccio un po' vedere cosa uscirà da questa ripresa, è eccezionale. Questo mount è abbastanza sollecitato, quindi dovrò cercare di assorbire il più possibile tutti i salti finché non arrivo al punto in cui voglio fare la mia ripresa, che è in questo caso l'ultimo salto. Una delle foto più fighe che ho fatto da questa angolatura con la GoPro 6, mi ricordo che era un super fit, quindi adesso voglio riprovarlo con questa GoPro. Va bene, il prossimo mount che voglio provare è questo.
un'invenzione allucinante che ci è venuta nel 2014, penso, in un pomeriggio. Abbiamo preso un tubo, l'abbiamo piegato, scocciato sulla GoPro e tutto, esattamente al telaio qua dietro. Ne vedremo delle belle. Non vi anticipo niente. Ecco, dato che siamo nel 2020, la tecnologia ha fatto passi da gigante in questi ultimi 6 anni, abbiamo deciso di riutilizzare ancora il nastro adesivo e le fascette, perché anche le fascette hanno fatto dei progressi negli ultimi anni. Andiamo subito a provare questo mount della vita. Questo mount era stato pensato per una foto particolare, quindi non so se il video verrà bene perché si muove parecchio, ma noi ci proviamo lo stesso, chissà che magari lo stabilizzatore della Max fa veramente i miracoli. Dico la verità, non mi aspettavo niente di buono, infatti guardate quanto si è piegato rispetto a prima, che era praticamente così. Devo un attimo lavorarci su questo mount perché deve essere un po' più resistente, però secondo me la ripresa è venuta veramente figa, anche se guardate quante vibrazioni subisce solo facendo cadere la bici. Chissà. Va bene, mi resta solo da provare l'ultimo mount, che è questo tubo che monterò sulla bici in qualche modo. Adesso vi faccio un po' vedere. L'accrocchio è questo. Non sono sicuro del risultato. Montato un po' freestyle con un po' di fascette e un po' di nastro adesivo. Vediamo un po' cosa ne esce fuori. Cambio casco, cambio mezzo e siamo tornati al chesty mount perché voglio far vedere quanto è una bomba la GoPro Max montata qui. Dovete sapere che la GoPro Max ha un particolare setting, ovvero l'allineamento orizzontale, che gli permette di allineare appunto con l'orizzonte tutte le riprese e quindi farle sembrare super stabili. Quindi adesso me la metto qui e andiamo a farci 2 prove con la GoPro Max e la GoPro 8 per vedere la differenza. Va bene ragazzi, siamo alla fine di questo video, ma prima di concludere vorrei fare una comparazione tra la GoPro 8 e la GoPro Max. Tanto per cominciare parliamo della GoPro 8, ha avuto un decisivo miglioramento dalla GoPro 7, è stata migliorata ancora la stabilizzazione, poi è stato rimosso il frame aggiungendo questi 2 clip qua sotto che l'hanno resa ancora più leggera. Per quanto riguarda invece la GoPro Max, è anch'essi una miglioria della vecchia GoPro Fusion, anche se qui sono cambiate diverse cose. Innanzitutto è stato inserito lo schermino che la rende più simile a una normale action camera, da cui potete gestire tutti i vari settaggi come sulla GoPro normale. Poi con la GoPro Max potete decidere se filmare in 360 oppure se usarla come una normale camera. Oltre a questo è stata inserita l'allineamento orizzontale che vi ho fatto vedere nelle clip con la Chesty, che è una cosa fighissima perché come potete vedere da questo video voi potete fare tutto quello che volete con la camera che la ripresa rimarrà completamente stabile ed allineata con l'orizzonte. Tra GoPro 8 e GoPro Max cosa scegliere? Beh, è una domanda a cui non si può rispondere, dipende dalle vostre necessità. GoPro 8 ha suoi pro, ovvero vi permette di scegliere molti più formati video, anche di qualità molto più alta rispetto a GoPro Max, quindi produrre dei contenuti di qualità più elevata, mentre la GoPro Max vi permette di filmare in 360 e fare delle riprese spettacolari, ma le opzioni dei vari formati sono molto poche rispetto alla GoPro 8. Quindi la mia opinione conclusiva è: se vi interessa fare dei video un po' diversi e materiale principalmente per i social, la GoPro Max è quello di cui avete bisogno, mentre se avete bisogno di riprese in più alta qualità,
la GoPro 8 è quella che fa per voi. Chiaramente tra queste due telecamere c'è una differenza di prezzo, la GoPro Max costa un pochino di più ma vi permette qualcosa di diverso dalla normale ripresa della GoPro 8. Ragazzi, per questo video è tutto, trovate qui sotto in descrizione tutti i link a GoPro 8 e GoPro Max e tutti gli accessori ufficiali GoPro che ho utilizzato in questo video. Da Dylan è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Yo!